L'aggettivo è una parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne una particolare qualità o per determinarne un aspetto in modo più specifico. L'aggettivo concorda con il nome a cui si riferisce nel genere maschile o femminile e nel numero singolare o plurale. Facciamo alcuni esempi in cui la desinenza dell'aggettivo rosso, concordando con il nome gatto, varia nel genere e nel numero. Al maschile singolare avremo il gatto rosso, al maschile plurale i gatti rossi. Al femminile singolare avremo invece la gatta rossa, al femminile plurale le gatte rosse. Quando un aggettivo si riferisce a più nomi dello stesso genere grammaticale, ossia tutti maschili o tutti femminili, assume la forma plurale e il genere dei nomi che lo precedono. Ad esempio, nella frase "il cane di Maria ha il pelo e i baffi corti", l'aggettivo corto, che si riferisce a due nomi maschili, assume la forma maschile plurale, mentre nella seconda frase "la mamma ha realizzato una maglia e una borsa colorate", l'aggettivo colorato, che si riferisce a due nomi femminili, assume la forma femminile plurale. Quando invece un aggettivo si riferisce a due o più nomi di genere diverso, di norma assume la forma plurale e il genere maschile. Può però anche concordare meno correttamente con il genere e il numero del nome più vicino. Ad esempio, nella frase "ho regalato a Laura i tappeti e le coperte nuovi", l'aggettivo nuovo, che si riferisce a un nome maschile e a uno femminile, assume la forma maschile plurale, mentre nella frase "ho comprato dei libri e delle riviste nuove", l'aggettivo nuovo, anche se si riferisce ancora a un nome maschile e a uno femminile, concorda con il nome più vicino. L'aggettivo può svolgere due importanti funzioni: una funzione attributiva se si collega direttamente al nome a cui si riferisce. Esempio: un prato verde mi ispira calma. Una funzione predicativa se si collega al nome a cui si riferisce mediante una voce del verbo essere o di quella di un verbo copulativo, come stare, parere, sembrare. Esempi: il prato è verde, Luigi sta male. Gli aggettivi si dividono in due categorie principali: aggettivi qualificativi e aggettivi determinativi. Gli aggettivi qualificativi esprimono una qualità o una caratteristica del nome a cui si riferiscono. Ecco alcuni esempi: un bambino bravo, un cane fedele, una rosa gialla. Per quanto riguarda la forma, cioè a seconda di come variano le desinenze in relazione al genere maschile o femminile e al numero singolare o plurale, gli aggettivi qualificativi si distinguono in 4 classi. Prima classe: aggettivi con desinenza o al maschile singolare, come magro, basso, sordo. Seconda classe: aggettivi con desinenza e al maschile e femminile singolare, come intelligente, gentile, divertente. Terza classe: aggettivi con desinenza a al maschile e femminile singolare, come entusiasta, egoista, ipocrita. Quarta classe: aggettivi invariabili, come viola, pari, antinebbia. Per quanto invece riguarda la struttura,
Gli aggettivi qualificativi, così come i nomi, si distinguono in primitivi se non derivano da nessun'altra parola. Esempi: rosso, alto, nobile. Derivati se hanno origine da un'altra parola, alla cui radice hanno aggiunto un suffisso o un prefisso. Esempi: lunare, pietoso, infruttuoso. Alterati se presentano una forma modificata da suffissi alterativi, diminutivi, vezzeggiativi, accrescitivi o dispregiativi. Esempi: paesello, tesoruccio, ladrone, libraccio. Composti se sono formati da due o più aggettivi, come agrodolce, bianco-nero, sacrosanto. L'aggettivo qualificativo può precisare di quale grado o misura è la qualità del nome a cui si riferisce, tramite 3 gradi di intensità: positivo, comparativo, superlativo. L'aggettivo qualificativo è di grado positivo quando indica la qualità del nome senza precisarne l'intensità. Esempio: Maria è intelligente. L'aggettivo qualificativo è di grado comparativo quando stabilisce un confronto fra 2 termini, detti primo e secondo termine di paragone. Il comparativo può essere di 3 tipi. Comparativo di maggioranza, come in questo esempio: Maria è più intelligente di Sara. Comparativo di minoranza, come nel seguente esempio: Maria è meno intelligente di Sara. Comparativo di uguaglianza, come in quest'altro esempio: Maria è tanto intelligente quanto Sara. L'aggettivo qualificativo è di grado superlativo quando precisa che una specifica qualità è presente nel nome a cui si riferisce a livello massimo o in misura elevata. Il superlativo può essere di 2 tipi: superlativo relativo, come in questo esempio: Giovanni è il più veloce fra i suoi amici. Superlativo assoluto, che di solito si forma aggiungendo alla radice dell'aggettivo i suffissi issimo, issima, issimi, issime, come nel seguente esempio: Dario è coraggiosissimo. Gli aggettivi determinativi o indicativi esprimono una specifica particolarità del nome a cui si riferiscono. A seconda del tipo di indicazioni che forniscono, gli aggettivi determinativi si distinguono in aggettivi possessivi se indicano possesso, come mio, suo, nostro, loro; aggettivi dimostrativi se indicano una posizione nello spazio o nel tempo, come questo, quello, stesso; aggettivi indefiniti se indicano una quantità indefinita e generica, come molti, alcuni, pochi; aggettivi numerali se indicano una quantità precisa o un ordine in una serie numerica, come 1, 2, 3, primo, secondo, terzo; aggettivi interrogativi se introducono una domanda per conoscere la quantità, la qualità o l'identità del nome a cui si riferiscono, come quanto, quale, che; aggettivi esclamativi se esprimono con enfasi un'indicazione sulla quantità o qualità del nome a cui si riferiscono, come quanto, quale, che. Altre caratteristiche e particolarità degli aggettivi qualificativi e determinativi sono analizzate più a fondo nei video a essi dedicati. Chi è interessato ad approfondire gli argomenti può visionarli.